Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Pecfent L. Molteni Company dei fratelli Alitti Società di Esercizio SPA. Ultimo aggiornamento 16 settembre 2021. Cos'ha Pecfent? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Pecfent durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Pecfent? Pecfent è un farmaco a base del principio attivo fentanile citrato, appartenente alla categoria degli analgesici oppioidi e nello specifico derivati della fenilpiperidina. È commercializzato in Italia dall'azienda L. Molteni Company dei fratelli Alitti Società di Esercizio SPA. Pecfent può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni. Pecfent 100 mcg / erogazione spray nasale 1,55 ml 1 flacone. Pecfent 100 mcg / erogazione spray nasale 1,55 ml 4 flaconi. Pecfent 400 mcg / erogazione spray nasale 1,55 ml 1 flacone. Pecfent 400 mcg / erogazione spray nasale 1,55 ml 4 flaconi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Chiova Kirin Holdings BV. Concessionario: L. Molteni Company dei fratelli Alitti Società di Esercizio SPA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo fentanile citrato. Gruppo terapeutico: analgesici oppioidi. Forma farmaceutica: spray. Indicazioni: Pecfent è indicato per il trattamento del dolore episodico intenso, DEI, breakthrough pain, negli adulti già sottoposti a terapia di mantenimento con oppioidi per il dolore oncologico cronico. Il dolore episodico intenso ha un'esacerbazione transitoria del dolore che si aggiunge a un dolore di base persistente altrimenti controllato. I pazienti sottoposti a terapia di mantenimento con oppioidi sono i pazienti che assumono almeno 60 mg di morfina orale al giorno, almeno 25 microgrammi di fentanil transdermico l'ora, almeno 30 mg di ossicodone al giorno, almeno 8 mg di idromorfone orale al giorno o una dose equianalgesica di un altro oppioide per una settimana OPA. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato e proseguito sotto la supervisione di un medico esperto nella terapia con oppioidi nei pazienti oncologici. I medici devono tenere presente il potenziale abuso di fentanil. Posologia. Pecfent deve essere titolato a una dose EUROS efficace a EUROS, in grado di fornire un'adeguata analgesia e di ridurre al minimo le reazioni avverse, senza causare reazioni avverse eccessive o intollerabili, per 2 episodi di DEI trattati consecutivamente. L'efficacia di una data dose deve essere valutata nel corso dei 30 minuti successivi. I pazienti devono essere attentamente monitorati fino al raggiungimento di una dose efficace. Pecfent è disponibile in 2 dosaggi: 100 microgrammi / erogazione e 400 microgrammi / erogazione. Una dose di Pecfent può prevedere la somministrazione di 1 erogazione, dosi da 100 microgrammi o 400 microgrammi, o 2 erogazioni, dosi da 200 microgrammi o 800 microgrammi, dello stesso dosaggio da 100 microgrammi o 400 microgrammi. I pazienti non devono usare più di 4 dosi al giorno. Dopo una dose, i pazienti devono attendere almeno 4 ore prima di trattare un altro episodio di DEI con Pecfent. Pecfent può erogare dosi da 100, 200, 400 e 800 microgrammi, secondo lo schema seguente: dose richiesta microgrammi, concentrazione del medicinale microgrammi, quantità 100, 100, una erogazione somministrata in una narice, 200, 100, una erogazione somministrata in ciascuna narice, 400, 400, una erogazione somministrata in una narice, 800, 400, una erogazione somministrata in ciascuna narice. Dose iniziale. La dose iniziale di Pecfent per trattare episodi di DEI è sempre 100 microgrammi, una erogazione, anche nei pazienti che passano a Pecfent da un precedente trattamento con altri prodotti contenenti fentanil per il DEI. I pazienti devono attendere almeno 4 ore prima di trattare un altro episodio di DEI con Pecfent. Metodo di titolazione. Ai pazienti deve essere prescritta una scorta per la titolazione iniziale di un flacone, 2 erogazioni o 8 erogazioni, di Pecfent 100 microgrammi / erogazione.
I pazienti per i quali la dose iniziale è a 100 microgrammi e che hanno la necessità di aumentare la dose per l'assenza di effetto, possono essere istruiti ad utilizzare 2 erogazioni a 100 microgrammi, una in ciascuna narice, per l'episodio di DEI successivo. Se questa dose non ha efficace, al paziente può essere prescritto un flacone di Pecfent 400 microgrammi barra erogazione, indicandogli di passare ad una erogazione da 400 microgrammi al successivo episodio di dolore. Se questa dose non ha efficace, il medico potrà indicare al paziente di aumentare la dose a 2 erogazioni da 400 microgrammi, una in ciascuna narice. Dall'inizio del trattamento, i pazienti devono essere seguiti attentamente. La dose deve essere titolata fino al raggiungimento di quella efficace e confermata per 2 episodi di DEI trattati consecutivamente. Titolazione nei pazienti che passano da un medicinale a base di fentanile a rilascio immediato ad un altro. Potrebbero esserci differenze sostanziali nel profilo farmacocinetico dei medicinali a base di fentanile a rilascio immediato, che comportano differenze clinicamente importanti nella velocità e nella entità di assorbimento del fentanil. Pertanto, nel passaggio da un medicinale a base di fentanile indicato per il trattamento del dolore episodico intenso ad un altro, incluse le formulazioni intranasali, è essenziale che i pazienti siano sottoposti nuovamente a titolazione con il nuovo medicinale e non effettuino il passaggio secondo uno schema dose per dose, microgrammo per microgrammo. Terapia di mantenimento. Una volta stabilita la dose efficace durante la titolazione, i pazienti devono continuare ad assumere questa dose fino ad un massimo di 4 dosi al giorno. Riaggiustamento della dose. In generale, la dose di mantenimento di Pecfent deve essere aumentata solo quando con la dose attuale non si ottiene un adeguato trattamento del DEI per diversi episodi consecutivi. Una revisione della dose della terapia di base con oppioidi potrebbe essere necessaria se i pazienti presentano costantemente più di 4 episodi di DEI nelle 24 ore. In assenza di un controllo adeguato del dolore, deve essere considerata la possibilità di iperalgesia, tolleranza e progressione della malattia di base, vedere paragrafo 4.4. Se le reazioni avverse sono intollerabili o persistenti, la dose deve essere ridotta, oppure il trattamento con Pecfent deve essere sostituito con un altro analgesico. Sospensione della terapia. Pecfent deve essere sospeso immediatamente se il paziente non manifesta più episodi di dolore intenso. Il trattamento del dolore di base persistente deve essere continuato come prescritto. Se ha richiesta l'interruzione della terapia con tutti gli oppioidi, il paziente deve essere seguito con attenzione dal medico, in quanto ha necessaria una terapia di riduzione graduale degli oppioidi al fine di evitare la possibilità di effetti causati da un'improvvisa sospensione. Popolazioni speciali. Anziani, di età superiore a 65 anni. Nel programma di studi clinici con Pecfent, 104, 26,1%, pazienti avevano più di 60 anni, 67, 16,8%, più di 65 anni e 15, 3,8%, più di 75 anni. Non sono emerse indicazioni di una tendenza dei pazienti anziani a richiedere dosi inferiori o a manifestare un maggior numero di reazioni avverse. Ciò nonostante, e in considerazione dell'importanza della funzione renale ed epatica nel metabolismo e nella clearance di fentanil, l'uso di Pecfent negli anziani richiede ulteriore cautela. Non sono disponibili dati sulla farmacocinetica di Pecfent nei pazienti anziani. Insufficienza epatica o renale. Pecfent deve essere somministrato con cautela ai pazienti con insufficienza epatica o renale moderata o severa, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Pecfent nei bambini e negli adolescenti al di sotto di 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Pecfent unicamente per uso nasale. Il flacone deve essere estratto dal contenitore a prova di bambino immediatamente prima dell'uso e il cappuccio di protezione deve essere rimosso. Prima del primo utilizzo, il flacone deve essere caricato tenendolo in posizione verticale e semplicemente premendo e rilasciando l'impugnatura su entrambi i lati dell'applicatore, fino a quando non appare una barra verde nella finestra conta dosi. Ciò dovrebbe avvenire dopo 4 erogazioni. Flacone da 2 erogazioni. Il flacone da 2 erogazioni non può essere ricaricato e, una volta utilizzate entrambe le dosi o qualora siano trascorsi più di 5 giorni dal caricamento, il flacone e il contenuto devono essere smaltiti come descritto al paragrafo 6.6. Flacone da 8 erogazioni. Se il prodotto non viene usato per 5 giorni, il flacone deve essere ricaricato spruzzando una volta. Al paziente deve essere raccomandato di scrivere la data del primo utilizzo nell'apposito spazio sull'etichetta del contenitore a prova di bambino. Per somministrare Pecfent, l'applicatore va inserito a una breve distanza, circa 1 cm, nella narice e puntato leggermente verso i ponti del naso.
L'erogazione viene quindi somministrata premendo e rilasciando l'impugnatura su entrambi i lati dell'applicatore. Si udirà un click e il numero visualizzato sul contadosi avanzerà di 1. I pazienti devono essere avvisati che potrebbero non avvertire l'erogazione somministrata e, per confermare l'effettiva erogazione, devono quindi fare affidamento sul click udibile e sull'avanzamento del numero sul contadosi. Le gocce di Pecfent nebulizzate formano un gelo all'interno del naso. I pazienti devono essere avvertiti di non soffiarsi il naso subito dopo la somministrazione di Pecfent. Il cappuccio di protezione deve essere riposizionato dopo ogni utilizzo e il flacone deve essere riposto nel contenitore a prova di bambino per una conservazione sicura. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti senza terapia di mantenimento con oppioidi, poiché copyright vi ha un aumentato rischio di depressione respiratoria. Severa depressione respiratoria o severe pneumopatie ostruttive. Trattamento del dolore acuto diverso dal TEI. Pazienti trattati con medicinali contenenti sodio oxalato. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti e le persone che se ne prendono cura devono essere informati che Pecfent contiene un principio attivo in una quantità tale da poter risultare fatale per un bambino. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di medicinali contenenti sodio oxalato e fentanila controindicato. Vedere paragrafo 4.3. Il trattamento con sodio oxalato deve essere interrotto prima di iniziare il trattamento con Pecfent. Fentanyl, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Pecfent insieme ad altri farmaci come Eurosalozzufa Euro, Eurosaviflucoxa Euro, Euroscanacida Euro, Euroscrinozola Euro, Eurosdactarin, capsula molle a Euro, Eurosdactarin, crema a Euro, Eurosdactarin dermatologico a Euro, Eurosdiflucan, capsula a Euro, Eurosdiflucan, capsula, soluzione, uso interno, a Euro, Eurosdiflucan, polvere a Euro, Eurosdintoinale a Euro, Eurosdizolo a Euro, Eurosdronedarone aristo a Euro, Euroselazora a Euro, Eurosexumax a Euro, Eurosfluconazolo abc a Euro, Eurosfluconazolo acorda a Euro, Eurosfluconazolo almusa a Euro, Eurosfluconazolo eurobindo a Euro, Eurosfluconazolo b baron a Euro, Eurosfluconazolo bioindustrial.i.m. Euro, Eurosfluconazolo doc generica a Euro, Eurosfluconazolo ega a Euro, Eurosfluconazolo galenica senese a Euro, Eurosfluconazolo exala a Euro, Eurosfluconazolo icma a Euro, Eurosfluconazolo cabia a Euro, Eurosfluconazolo milana a Euro, Eurosfluconazolo pensa a Euro, Eurosfluconazolo ratiofarma a Euro, Eurosfluconazolo sanduzza a Euro, Eurosfluconazolo suna a Euro, Eurosfluconazolo zentiva a Euro, Eurosflucostenola a Euro, Eurosfluchimex a Euro, Eurosflumicon a Euro, Eurosflumosa a Euro, Eurosfluresa a Euro, Eurosfungus a Euro, Eurosgamibeta complex a Euro, Eurosgardinale a Euro, Eurosgemiflux a Euro, Eurositraconazolo doc generica a Euro, Eurositraconazolo ega a Euro, Eurositraconazolo milan generix a Euro, Eurositraconazolo sanduzza a Euro, Eurositraconazolo teva a Euro, Eurositragerma a Euro, Euroschetoconazolo era a Euro, Euroschetonova a Euro, Eurosclaidera a Euro, Euroslefunzola a Euro, Euroslocandiula a Euro, Eurosluminale, compressa a Euro, Eurosmiconal, crema a Euro, Eurosmiconal, crema, polvere a Euro, Eurosmiconal, ovulo a Euro, Eurosmiconix a Euro, Eurosmicotef, crema, ovulo a Euro, Eurosmuches a Euro, Eurosmoltaca a Euro, Eurosmisoline a Euro, Eurosmizoblu a Euro, Eurosmizoral, crema a Euro, Eurosmizoral, shampoo a Euro, Eurosnoxafil, compressa gastroresistente a Euro, Eurosnoxafil, sospensione a Euro, Eurosposaconazolo accorda a Euro, Eurosposaconazolo acla a Euro, Eurosposaconazolo ega a Euro, Eurosposaconazolo eurogenerica a Euro, Eurosposaconazolo Fresenius Cavia Euro, Eurosposaconazolo Milan Pharma a Euro, Eurosposaconazolo Milan a Euro, Eurosposaconazolo Sanduzza a Euro, Eurosposaconazolo Teva a Euro, Eurosprilagin, crema, emulsione a Euro, Eurosprilagin, crema a Euro, Eurosriflex a Euro, Eurospendora a Euro, Eurosporanox, capsula a Euro, Eurosporanox, soluzione a Euro, Eurostedima a Euro, Eurostrazera a Euro, Eurostriesporin, capsula a Euro, Eurostriesporin, soluzione
DNA euro, Aerostrimicosa euro, Aerosvend, compressa rivestita euro, Aerosvend, polvere a euro, Aerosvoriconazolo accorda euro, Aerosvoriconazolo aristo euro, Aerosvoriconazolo eurobindo euro, Aerosvoriconazolo DRRDisa euro, Aerosvoriconazolo Milan Pharma euro, Aerosvoriconazolo Milana euro, Aerosvoriconazolo Sandozba euro, Aerosvoriconazolo Sandozza euro, Aerosvoriconazolo Teva euro, Aerosvinca euro, Aerostzamizola euro, Aeroscerfuna euro, Aerossolodera euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Petfent durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Petfent durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati relativi all'uso del fentanyl in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3. Il rischio potenziale per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli analgesici oppioidi possono alterare la capacità mentale o fisica richiesta per guidare veicoli o usare macchinari. Si deve raccomandare ai pazienti di non guidare veicoli o usare macchinari se compaiono sonnolenza, capogiri o disturbi visivi, o altre reazioni avverse che possono alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Con l'uso di Petfent sono da prevedersi le tipiche reazioni avverse degli oppioidi. Spesso queste reazioni cessano o si riducono di intensità con l'uso continuato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Si prevede che i sintomi del sovradosaggio da fentanyl per via nasale siano di natura simile a quelli provocati da fentanyl per via endovenosa e altri oppioidi e sono un prolungamento della relativa azione farmacologica, con depressione respiratoria come effetto significativo più grave. Può verificarsi anche coma. Il trattamento immediato del sovradosaggio da oppioidi prevede l'assicurazione della pervietà delle vie respiratorie, la stimolazione fisica e verbale del paziente, la valutazione del livello di coscienza, dello stato della ventilazione circolatorio, e la ventilazione assistita, supporto ventilatorio, se necessario. Per il trattamento del sovradosaggio, ingestione accidentale, nei soggetti mai trattati con oppioidi, è necessario raggiungere un accesso endovenoso e utilizzare naloxone o altri antagonisti degli oppioidi, come clinicamente indicato. La durata della depressione respiratoria in seguito a un sovradosaggio può essere superiore a quella degli effetti dell'azione dell'antagonista degli oppioidi, ad esempio, l'emivita del naloxone varia da 30 a 81 minuti, e potrebbe essere necessario ripetere la somministrazione. Per informazioni dettagliate su tale utilizzo, consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto del singolo antagonista degli oppioidi. Per il trattamento del sovradosaggio in pazienti in terapia con oppioidi, è necessario ottenere un accesso endovenoso. L'uso prudente di naloxone o un altro antagonista degli oppioidi può essere giustificato in alcuni casi, ma associato al rischio di accelerazione della sindrome da sospensione acuta. Va notato che, sebbene si siano osservati aumenti statisticamente significativi dei livelli di Cmax dopo una seconda dose di Petfent somministrata 1 o 2 ore dopo la dose iniziale, questo aumento non ha considerato sufficientemente elevato da indicare il probabile verificarsi di un accumulo o sovraesposizione clinicamente preoccupanti, fornendo un ampio margine di sicurezza per l'intervallo di somministrazione raccomandato di 4 ore. Sebbene non si sia osservata rigidità muscolare che interferisca con la respirazione in seguito all'uso di Petfent, ciò è possibile con fentanyl ed altri oppioidi. Se ciò si verifica, il trattamento prevede l'impiego di ventilazione assistita, di un antagonista degli oppioidi e, come alternativa finale, di un bloccante neuromuscolare. Casi di respiro di Keynes-Stokes sono stati osservati con il sovradosaggio di fentanyl, in particolare nei pazienti con anamnesi positiva di insufficienza cardiaca. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici. Oppioidi. Derivati della fenilpiperidina, codice ATC. N02AB03. Meccanismo d'azione. Fentanyl è un analgesico oppioide che interagisce principalmente con il recettore mu degli oppioidi. Le sue principali azioni, proprietà farmacocinetiche. Introduzione generale. Fentanyl è altamente lipofilo e può essere assorbito molto rapidamente attraverso la mucosa nasale e più lentamente per via gastrointestinale. Subisce un metabolismo di primo passaggio a livello, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno.
Gli studi di tossicità dello elenco degli eccipienti pectina e 440, mannitolo e 421, alcol feniletilico, paridrossibenzoato di propile e 216, saccarosio, acido cloridrico 0,36% o sodio idrossido per la correzione del pH, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.